È già storico il sì dell'Irlanda all'aborto. Per questa vittoria per i diritti delle donne si è festeggiato in tutta Europa, ma certi paesi rimangono indietro. In uno dei paesi più conservatori d'Europa per i diritti civili, al referendum del 22 maggio, il 66,4% degli irlandesi ha votato in favore dell'interruzione volontaria di gravidanza. Dal 1981 migliaia e migliaia di donne irlandesi per abortire hanno dovuto scegliere se andare all'estero o farlo segretamente, rischiando fino a 14 anni di carcere, ma presto potranno farlo al sicuro nel proprio paese. Però l'aborto rimane ancora completamente illegale a Malta, nello Stato del Vaticano e a Gibilterra, dove ancora nel 2018 una donna può essere condannata all'ergastolo per aver abortito. Anche in paesi in cui l'aborto è legale, la situazione non è sempre migliore. In Polonia e in Ungheria, da anni, governi conservatori cercano di far passare leggi ed iniziative per rendere l'accesso all'aborto molto più restrittivo. In Italia la situazione è al limite del paradosso. Pochi giorni prima del referendum irlandese, il 22 maggio, l'Italia ha festeggiato i 40 anni dall'introduzione della legge 194, che ha legalizzato l'introduzione volontaria di gravidanza nel paese. Ma 40 anni dopo, il 70,5% dei ginecologi in Italia si dichiara obiettore di coscienza. In Basilicata sono oltre il 90%. Potrà sembrare medioevo, ma appena qualche settimana fa a Roma apparivano dei manifesti che dicevano «L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo». Insomma, se dall'Irlanda arriva profumo di speranza, tra le pareti degli ospedali e dei palazzi di governo europei c'è ancora una terribile puzza di stigma. Quindi il sì dell'Irlanda deve essere una spinta per continuare a combattere, perché i diritti riproduttivi sono diritti umani.